we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Benvenuto in Ecovacs Robotics. Sono il tuo assistente intelligente. Iniziamo la tua esperienza di pulizia intelligente. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio condividere con voi la mia sincera recensione per quanto riguarda questo fantastico robot da Ecovacs Debot T80 Omni. Ho messo a varie prove questo robot e oggi voglio condividere con voi il mio pensiero per quanto riguarda questo fantastico prodotto. Questo robot è un punto di svolta alle persone impegnate, alle famiglie con i bambini in casa e con animali domestici soprattutto. E giustamente chi ama il pulito e una pulizia giornaliera, soprattutto adesso con l'arrivo dell'autunno, quando tutto sporco dall'esterno va portato dentro in casa come fango o foglie. Spiegherò in parole semplici tutto quanto, anche per quelle persone che non si intende tanto della tecnologia, per cui sarò più sintetica possibile. Partirei dal suo design, è un design molto compatto, piccolo, bianco, che mi piace molto a me il colore bianco del robot perché descrive molto il pulito, no? Quando si vede in un ambiente un colore così bianco dà sempre la sensazione di luce, che mi piace molto quando i robot hanno il colore bianco. È importante la base di ricarica e svuotamento di un robot che non sia troppo ingombrante, perché può rendere difficile trovare un punto in cui posizionarlo senza ostacolare e non integrarsi bene all'arredamento. Questa base è molto ridotta e ben compatta e con un design che sta bene con l'arredamento. Un punto forte che mi è piaciuto molto di questo robot è che abbiamo un Osmo Ruler. Abbiamo praticamente la tecnologia di lavaggio automatico istantaneo. Il rullo rotante è meglio di tradizionali panni piatti per strofinare il pavimento in modo più efficace. In più ho apprezzato molto che il nostro robot applica una pressione verso il pavimento con un sistema di alimentazione continua di acqua pulita tramite questi ugeli che li possiamo vedere in questa immagine. In più quindi ha la capacità di estendersi per pulire lungo i bordi e la possibilità di sollevarsi automaticamente quando incontra un tappeto. Un rullo autopulente in tempo reale. Come potete notare ha anche un pettine sul rullo. Questo meccanismo aiuta a rimuovere i capelli e i peli prevenendo l'aggrovigliamento attorno al rullo, e mi riferisco non al pettine della spazzola, che anche quello abbiamo un antigroviglio, ma proprio dal rullo che lava, per cui il nostro rullo viene sempre alimentato da gocciola proprio l'acqua pulita, dove lui si autopulisce in tempo reale, per cui lava il pavimento sempre con un rullo pulito. È meglio quando il robot ha un rullo, perché alla differenza di mop tradizionali che tendono a spalmare lo sporco diffondendo le macchie invece di rimuoverli in modo efficace, il nostro Debot T80 Omni li rimuove dalla prima passata. Abbiamo la pulizia dei bordi True Edge 2.0. Per essere più semplice, il robot utilizza il rullo che si estende e si avvicina ai bordi. È impressionante come questo ruler si estende e gira intorno alle sedie, ai vasi, anche ai ostacoli per pulire per bene. Con il suo rullo espandibile avremo un ottimo risultato di pulizia dei bordi. Come avete visto nell'immagine, lui con il rullo fa questi giri intorno con un orologio, no? A ogni oggetto, in modo per assicurarsi che è andato a lavare per bene. Per cui lui, facendo questa pressione verso il pavimento e girando quel rullo, va proprio a strofinare bene il pavimento. Ecco, ho fatto anche alcuni test, alcune prove per riuscire a capire veramente cosa riesce lui a pulire. Ho preso anche un po' di caffè, l'ho versato, ho messo anche un po' di ketchup, dopodiché l'ho asciutto nel modo per avere una macchia più ostinata, più asciutta. Magari quando noi la sera cuciniamo, per il giorno dopo ce ne accorgiamo che c'è qualche goccetta di ketchup, maionese
caffè e vino, insomma quello che noi usiamo in cucina. Ci troviamo il secondo giorno con queste maniche asciutte e col robot ho notato che lui ha pulito. Sì, ha fatto 2 o 3 passate, non è riuscito della prima passata perché sicuramente prima l'ha fatto ammorbidire la macchia. Ho notato anche, ragazzi, che il robot quando trova ad esempio sporco liquido, lui cosa fa? Ferma l'aspirazione e va in qualche modo a strofinare e a raccogliere l'acqua dal pavimento, il sporco liquido, cioè lui lo raccoglie, lo asciuga e dopodiché viene a lavare. Mi è piaciuto anche quando ho fatto la prova della salsa o anche delle foglie fuori, lui cosa ha fatto? Ha iniziato a pulire, si è sporcato il rullo del ketchup, di caffè, lui è tornato alla sua base per lavarsi, dopodiché è tornato nello stesso punto per andare a continuare a lavare. Lui ha fatto più giri sulla macchia finché me l'ha lasciata pulita. Anche in questo modello abbiamo la tecnologia come in alcuni modelli di top di gamma 0 Tangle 3.0 anti-tangle. Praticamente lui riesce a spazzolare i capelli, però ho notato che i capelli più lunghi che li ho usati da una parrucca, ecco, l'ho dovuto lasciare più tempo che lui aspiri nel modo che riesce a tagliarli, cioè non me li ha tirati via subito. Abbiamo anche la tecnologia AEV 3D, che il robot, grazie a questa tecnologia che ha introdotto nel suo algoritmo, lui riesce a vedere gli ostacoli, lui riesce a percepire, no? Grazie ai suoi sensori, se ha davanti un divano, una sedia, nel modo di avvicinarsi, di non andare a sbattere e che si avvicini lentamente e va a spazzolare intorno anche ai oggetti. Non avendo la torretta sopra, di conseguenza lui è più compatto e per cui magari riesce ad andare sotto i mobili, quelli che sono leggermente più bassi. C'è questo contenitore piccolo, possiamo senza difficoltà toglierlo e andare sotto il rubinetto magari di lavarlo. Abbiamo un'applicazione semplice dove possiamo scegliere la potenza di aspirazione, quante volte lavare, il livello dell'acqua, lavaggio e aspira poi lava. Mi è piaciuto anche che dall'applicazione noi riusciamo a dirle al robot: ecco, questa stanza c'ha pavimento a marmo, questa invece è un parquet, così il robot si comporterà di conseguenza. Ho apprezzato molto che lui, quando incontra il tappeto, va sui bordi del tappetino, proprio fa dei movimenti, no, per andare lì a insistere ecco, sui bordi del tappeto dall'inizio, poi pulisce bene il tappeto. Perché mi è piaciuto perché in questo modo lui va anche, no, magari la polvere che si accumula tra pavimento e il tappeto, rileva automaticamente il tappeto, pulisce con precisione lungo i bordi del tappeto, così ci garantisce una pulizia impeccabile e non lascia aree non pulite. Quando ha finito di lavare i bordi, solleva automaticamente il mocio, si sposta sul tappeto e lo aspira senza bagnarlo. Come si può vedere, il rullo non gira. Mi trovo meglio quando do il comando al robot dicendogli: prima tu mi aspiri il tappeto, dopodiché mi pulisci, cioè mi lavi il pavimento. In questo modo io mi assicuro e sono serena che il robot non va con il rullo sopra, magari neanche sfiorarlo. Se abbiamo soprattutto questi tappeti morbidi, faccio questo comando: prima mi aspiri il tappeto, dopodiché mi pulisci la casa. Abbiamo una forte potenza di aspirazione di 18.000 pH, potenza di aspirazione. L'ho messo alla prova di tirarmi le moliche, il caffè, l'ho messo alla prova anche per tirarmi tutto il riso. Ho proprio bagnato un po' di riso in modo che diventi un po' più pesante. Ho apprezzato anche che le briciole di pane, di biscotti, chicchi di caffè non me le ha portato per la casa, ma è riuscito dalla prima passata a portarselo tutto all'interno. Abbiamo anche una visione ad alta precisione completamente incorporata. Il riconoscimento automatico delle scene scure. Quando il robot incontra un sottoimmobile o una stanza buia, lui accende automaticamente la luce. In questo modo riesce a aspirare bene anche con il buio. E adesso passiamo alla sua base all-in-one. Abbiamo tutto all'interno. Il nostro robot, dopo aver pulito tutto, lui torna alla sua base per fare svuotamento della cassetta della polvere. Qua all'interno abbiamo il sacchetto della polvere
Ho apprezzato, ragazzi, anche i rumori di questo robot. Lui quando fa il svuotamento della polvere, quando si asciuga i panni, quando si fa l'autolavaggio, è molto silenzioso rispetto agli altri modelli, soprattutto parlo dello svuotamento. Quasi tutti i robot tendono ad avere un rumore un po' più importante. La stazione All-in-One è aggiornata, dotata di lavaggio ad acqua calda, regola la temperatura per una pulizia ottimale. Asciuga il mop ad aria calda a 45 gradi in circa 2 ore. Lava il rullo con acqua calda fino a 75 gradi. Conclusioni finali, ragazzi, il robot mi è piaciuto tantissimo, ma soprattutto perché è molto compatto. Ecco, questo robot ha tante voci che sono paragonabili con il robot di top di gamma, solo che abbiamo a un prezzo più ridotto. Cosa posso dire? Se volete comunque un robot autonomo molto efficace, soprattutto il pavimento che non vi rilascia con le strisce, allora vi lo consiglio. Se amate magari con una tecnologia super avanzata, ecco, magari lui ha dei limiti su alcune voci magari non troppo performante, per cui invece se siete una famiglia che avete bisogno che vi dà una mano, ecco, sulla pulizia quotidiana, con lui è facile da gestire, non ha tante voci soprattutto inutili, la potenza di aspirazione va benissimo, mi ha aspirato tutto e mi ha lavato tutto. Grazie che siete rimasti con me fino alla fine, spero che in qualche modo vi è stato utile questo video e comunque vi lascerò tutte le informazioni nella descrizione del video in eventuali qualcuno può essere interessato. Io intanto vi saluto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!